Ciao e bentornato su Live Your Guitar. Io sono Simon e come te ho la passione per la chitarra. Oggi ti passerò alcuni consigli per iniziare ad approcciarti al nostro strumento come un vero musicista. Se vogliamo parlare di musica, infatti, non è possibile continuare a parlare solamente di tasti e posizioni, bensì sarà necessario iniziare a parlare di note. Ma come fare a orientarsi sul nostro strumento apparentemente così complesso? Non preoccuparti, ti dico sin d'ora che se continuerai a seguire il mio canale, scoprirai che imparare certi argomenti spesso considerati così teorici e complessi, in realtà sarà molto pratico, semplice e persino divertente. Per conoscere la tastiera della nostra chitarra sarà necessario aver ben chiaro 3 elementi. Il primo, le note delle corde suonate a vuoto. 2. La scala dei 12 suoni, o meglio, la scala cromatica. 3. Alcuni indizi che ci dirà il nostro strumento. Andiamo! Come sai, la chitarra tradizionale ha 6 corde, numerate dalla più acuta alla più grave. E in accordatura standard, se suonate libere, ci danno rispettivamente prima corda Mi, seconda corda Si, terza corda Sol, quarta corda Re, quinta corda La, sesta corda nuovamente Mi. Sul grafico che puoi vedere ho annotato sia la notazione italiana che internazionale, questo perché puoi trovare spartiti o accordatori che utilizzano questo modo. Bene, abbiamo un ottimo punto di partenza, non sono più solamente corde, sono suoni, sono note. Ok, passiamo al punto numero 2, la scala dei 12 suoni, chiamata scala cromatica. Alla domanda quante sono le note musicali? Spesso sento dire 7. Ragazzi, non scherziamo, le note nella musica sono 12. Vediamole. Quando studierai le scale musicali scoprirai che l'ottava è il punto di arrivo, è la meta di tutte le scale. Ok, da una nota di partenza, in questo caso Do, alla nota di arrivo c'è lo stesso suono posto ad un'ottava di distanza. Tra una nota di partenza e la sua ottava corrispondente ci sono altre 12 note. Qui ti ho riportato la tastiera di un pianoforte perché a livello visivo ha molto più impatto. Come vedi ci sono tasti bianchi e tasti neri, ognuno di questi corrisponde ad un suono diverso. Nei tasti neri, che sono quelli che si trovano tra le varie note naturali che già conosciamo benissimo, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e di nuovo Do, troviamo sia la dicitura in diesis che in bemolle. Infatti vedrai che il primo tasto nero, cioè tra Do e Re, c'è un Do diesis, ma in realtà quello potrai nominarlo anche Re bemolle. Per comodità, anche se in armonia non è proprio una regola, possiamo pensare di chiamarli diesis quando ci troviamo in fase ascendente, per cui dal basso verso l'alto, e bemolle nella strada del ritorno, per cui dall'alto verso il basso. La successione di questi suoni si chiama appunto scala cromatica, cioè una scala composta da 12 suoni equidistanti tra loro ad una distanza di un semitono uno dall'altro. Per cui portiamo questo ragionamento sulla nostra chitarra e cominciamo dal dire che un semitono equivale a un tasto del nostro strumento. Allora dove voglio arrivare? Molto semplicemente, avendo noi un punto di partenza che abbiamo visto prima, le note delle corde a vuoto, un tasto alla volta potremo ripercorrere la scala cromatica e scoprire di che note stiamo parlando. Per cui facciamo un esempio sulla sesta corda, Mi. Al primo tasto un tasto avanti, per cui un semitono, troveremo il Fa, eccetera. Fa diesis, Sol, Sol diesis, La diesis, Si, Do. Ricordati sempre che c'è sempre il diesis tranne tra Mi e Fa e Si e Do. Do diesis, Re, Re diesis, ed ecco che siamo arrivati di nuovo al Mi. Se facciamo una botta di conti velocissimi vedremo che ci sono 12 suoni e poi si ripete il 12° è la ripetizione del nostro punto di partenza. Gli indizi del nostro strumento. In tutto questo la chitarra, che apparentemente è così complessa, in realtà ci aiuta. Perché? Perché i costruttori, consapevoli delle difficoltà chiaramente di questa
eterna battaglia navale, ci hanno dato dei piccoli indizi, e questi indizi non sono nient'altro che i dot, o meglio questi pallini che puoi trovare sul tuo strumento o sulla tastiera, o, esempio, le chitarre classiche non hanno sulla tastiera questi segna posizione, anche sul nostro manico. Ok, mi avvicino un pochino che si vede meglio. Tutti questi pallini non sempre sono segnati tutti, ma di certo ce ne sono alcuni che non mancano mai, e questi sono i più preziosi. Ora li vediamo insieme. Per comodità ti faccio comparire qua in alto la tastiera della nostra chitarra, tutta mappata con le varie note per tasto. Ok? E partiamo dal primo punto di riferimento, preziosissimo, il 12° tasto. Al 12° tasto ci hanno messo 2 puntini. Addirittura, come nella mia chitarra, e spesso accade chiaramente anche in tantissime altre marche, ci mettono proprio un inserto particolare. Questo è proprio a prova di invornito. E che cosa vorrà dire? Perché lo mettono proprio al 12°? Perché il 12° suono è la ripetizione del suono posto un'ottava sotto. Per cui, se questo è un Mi, sesta corda, al 12° troviamo un altro Mi. Se questo è un La, troviamo un altro La, eccetera, eccetera. Questo ci aiuterà a trovare per derivazione quelle che sono le note vicine al 12° tasto, per cui avremo 2 punti. Il punto di partenza iniziale, corda vuoto, Mi, e sarà facilissimo trovare Fa, Fa diesis, Sol, prendere confidenza sui primi tasti derivati dal Mi a vuoto. Dall'altra parte, a fondo scala, cioè verso la fine del nostro strumento, avremo un altro segna posizione, 12° tasto, di nuovo un Mi, non dobbiamo imparare niente di nuovo. E da qui, per derivazione, cominceremo a scoprire questa porzione di tastiera. Un altro tasto fondamentale, un altro segna posizione fondamentale che troviamo sul nostro manico è quello posto al 5° tasto. In questo caso ricordati questa regola. Una corda suonata al 5° tasto emette lo stesso suono della corda sotto suonata libera. Beh, per cui conoscendo il nome delle corde sappiamo, anche senza pensare troppo, che nota abbiamo al 5° tasto di ogni corda. In questo caso avremo la nota sotto, La, in questo caso avremo la corda sotto, Re, in questo caso avremo un Sol, e attenzione se solo una rottura di scatole. Devi tenere conto che per la nota del Si non vale la stessa regola. In questo caso, per mettere in pratica questo trucchetto, dovrai spostarti sulla corda del Sol un tasto indietro. Per cui troverai sul 4° tasto questo riferimento. Di nuovo, 5° per tutti. Sulla corda del Sol un tasto indietro. E poi ovviamente rivale nuovamente il 5° tasto. Sulla corda del Si al 5° tasto avremo la corda sotto, Mi. Wow! Come hai visto, con poche indicazioni possiamo iniziare a ragionare come dei musicisti. Segnati questi consigli ed inizia a ragionare in questo modo ogni volta che ti muovi sul tuo strumento. In questo modo inizieremo a dare un nome e un volto, o meglio un tasto, ad ogni nota. Ricorda che conoscere le note sullo strumento è una cosa fondamentale. Avere questa conoscenza, questa competenza, ti darà modo di trovare accordi molto più facilmente, imparare le scale in maniera più agevole e comunque iniziare a creare anche dei tuoi pensieri originali. Nelle prossime lezioni vedremo come applicare questa nuova competenza in modo pratico. Se la lezione ti è piaciuta, iscriviti al canale. Continueremo a suonare insieme e in maniera intelligente. Non dimenticarti che se vorrai approfondire questo argomento, potrai andare a scaricare degli approfondimenti che ho preparato al riguardo sul mio sito simonsoprani.com nella sezione Live Your Guitar. Se la lezione ti è piaciuta, condividila con amici che hanno, come noi, la stessa passione per la 6 corde. Più siamo e più ci divertiamo. Io ti aspetto alla prossima. Live Your Guitar!